Beh, ormai sono trascorsi 30 anni dal giorno del miracolo mancato, il 28 febbraio del 1988, quando circa 20.000 persone, radunate sul Colle della Vecchia, alzarono gli occhi al cielo nella speranza di vedere apparire nel sole l'immagine della Madonna. A parte il fatto che molti riportarono danni anche gravi alla retina, di apparizioni celestiali o scritte nel cielo, nessuna traccia. Beh, avrete capito che questo è un video dedicato tutto alla storia di Montesilvano. In dialetto locale, Monsilvano. Montesilvano è un comune italiano di quasi 55.000 abitanti, della provincia di Pescara in Abruzzo. È situata a nord di Pescara, con cui forma un unico agglomerato urbano. È divisa in Montesilvano Colle, il vecchio centro in cui sono ancora presenti resti degli antichi edifici medievali, e Montesilvano Marina o Montesilvano Spiaggia. Già Contrada Marina, la parte più popolosa e moderna, sede del comune. Il territorio dell'odierno comune di Montesilvano entra nella storia fin da epoca romana, grazie alla celebre contrada di Villa Carmine, dove c'era un tempio che molto probabilmente era dedicato a Giove, sul quale, dopo il 1468, a seguito di un evento ritenuto miracoloso, un altro, fu edificata l'attuale chiesetta dedicata alla Vergine del Carmelo. Un'area, quella di Villa Carmine, che conobbe lo splendore economico grazie alla presenza delle saline, il cui prodotto veniva inviato a Roma. Secondo la maggior parte degli studiosi, le prime notizie realmente certe relative al primo nucleo urbano di Montesilvano, quello insediato sul colle, risalgono al 1114, poi nel XV secolo agli aragonesi, che lo concessero in feudo a vari signori locali e stranieri. Nel Cinquecento entrò a far parte dei domini degli Asburgo di Spagna, che tennero Montesilvano fino al Trattato di Utrecht nel 1713. Montesilvano tornò ai Borboni nel 1815. Negli anni 20 e 30 dell'Ottocento alcuni cittadini aderirono alla carboneria e attorno alla metà di questo stesso secolo il paese, per le modeste dimensioni e in assenza di uomini capaci di governarlo, fu aggregato al comune di Cappelle sul Tavo. Verso la metà dell'Ottocento iniziò a formarsi la Contrada Marina, grazie ad un primo insediamento promosso dalla famiglia Piscione.
e soprattutto grazie all'apertura del tronco Ancona-Castellammare Adriatico, della ferrovia e di una stazione vera e propria nel 1863, attorno alla quale si concentrò la massima parte dell'abitato. Fu questo a decretare lo sviluppo della contrada, che più tardi verrà chiamata Montesilvano Marina o Montesilvano Spiaggia. Nel 1904 Montesilvano riacquistò la piena autonomia amministrativa e nell'estate del 1926 la sede del municipio fu trasferita dal Colle alla Marina. Nel 1908 il re d'Italia Vittorio Emanuele III, in transito a Montesilvano, fece sosta in zona Colonnetta. 13 luglio 1997 l'allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, in visita in Abruzzo, sceglie proprio la chiesa parrocchiale della città di Montesilvano per la messa domenicale. Martoriata da certe tumultuosità urbanistiche della legge Ponte del 1968 e dalla conseguente aggressione edilizia degli anni 70-80, oggi la città sta lentamente recuperando il dimensionamento socio-economico e culturale che l'ha caratterizzata nei primi decenni del Novecento. Montesilvano, sviluppatasi in massima parte lungo l'Adriatico, ha acquistato la sua fisionomia solo nella seconda metà del Novecento. Dopo le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale e la successiva ricostruzione, la città è infatti praticamente rinata, orientandosi sia verso lo sviluppo turistico, con i primi insediamenti alberghieri, sia verso quello commerciale, dei servizi e in minor misura artigianale e industriale, che determineranno la vigorosa espansione urbana degli ultimi decenni e il notevole benessere economico che oggi la contraddistinguono. La città è infatti passata dai circa 7.300 abitanti del 1951 ai quasi 55.000 odierni, con una vera e propria esplosione demografica che in questo stesso periodo non ha conosciuto nessun altro centro della regione. La vicinanza con Pescara, primo popolo demografico d'Abruzzo, giustifica in gran parte tale tumultuoso sviluppo, sostenuto da un fiorente terziario e dalle numerose attività artigianali ed industriali che hanno trovato modo di insediarsi in questa dinamica fascia costiera. Un posto di rilievo nell'economia locale continua ad essere occupato dall'industria turistica, che poggia su una ricettività alberghiera che può vantare un palazzo dei congressi unico nella provincia e dà vita ad un indotto di ampie proporzioni. Il coronamento dell'importanza assunta da Montesilvano, il decreto del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga dell'agosto del 1989, le ha attribuito appieno il titolo di città.